Buongiorno amici di Calendario, un altro scatolone per un altro tutorial. Vediamo che cos'è. È un oggetto per automobile, lo apriamo. C'è dentro una scatola con un po' di roba e c'è un kit. Come vedete, questo è un pezzo di una marmita, come vedete fatto a Y. Vedremo cosa servirà. Abbiamo un altro pezzo con una specie di fascetta, vedete, che si collega praticamente in questo modo, lo potete vedere, così se riuscite a capire, vedete. Poi abbiamo una bella valvola elettrica col suo cavo di comando, che sarà piazzata ovviamente qui, e ovviamente con le due guarnizioni per far uscire il gas, un telecomando, la centralina e il cavo di collegamento e ovviamente i bulloni, come vedete, i bulloni, ok? Cosa serve tutta questa roba? Niente, lo possiamo buttare. Qua c'è la fattura pure questa via. Cosa serve questa roba? Questa roba serve per far sì che la macchina, praticamente montando questo pezzo qua così, vedete, adesso manca questo, così poi lo vediamo bene nel montaggio dell'auto, questo tipo di auto, con la valvola chiusa il flusso dell'aria passa sempre normalmente e quindi sentiamo un rumore uguale, ma se vogliamo fare più bordello schiacciamo il nostro telecomando, si apre questa valvola e quindi il flusso, oltre che andare dritto, ovviamente uscirà anche da questo lato e sembra come avere la marmita bucata, quindi farà un gran baccano. Quindi adesso andiamo a montarlo sulla SLK, che è la macchina sempre poverina. Una volta sollevata l'auto con il ponte, vediamo la linea della nostra marmita. Ogni auto ovviamente avrà una marmita fatta a modo suo. In questo caso, in questa auto, ho individuato, diciamo, il punto più largo dove poter mettere il nostro pezzo, perché come vedete è un pochettino largo. Quindi lo presentiamo a fianco alla marmita per vedere se ci sta. Io mi sono sbagliato. Mentre lo presentavo poi me ne sono accorto, l'ho girato poi dalla parte giusta, quindi mi raccomando non sbagliatevi, il tubo singolo va verso il motore, la doppia uscita va verso lo scarico finale. Quindi presentiamo il nostro tubo dove sappiamo che all'incirca ci può stare e lo segniamo con un pennarello di modo che lo tagliamo, quindi smontiamo il pezzo, in questo caso è centrale, quindi è anche leggero. Lo smontiamo, lo tagliamo con la moletta e saldiamo questo pezzo finale. Una volta spruzzato un po' di svitolo sui bulloni, perché ovviamente sono inchiodati essendo vecchi, svitiamo la marmita, quindi il pezzo centrale, quindi da un lato, e poi ovviamente smonteremo anche la flangia dal lato opposto, in modo da poter far sì che venga via il tubo, in modo da poterci lavorare tranquillamente.
Tanto fa il telefono, faccio. Fa il telefono. Ce la fai più a tirare. Arrivi?
passato il filo, devo mettere questa centralina dove ha lo spinotto che va collegato ovviamente dall'altra parte, che arriva dalla valvola, e l'alimentazione. In questo caso l'alimentazione la fa vedere che va all'accendisigari, ma io la interrompo e prendo un positivo sotto chiave e un negativo, in modo che almeno quando la macchina è accesa l'alimento, ok? Perciò adesso mi metterò la centralina nascosta e collegherò il mio cavo come vedete qui e poi do l'alimentazione. Finito tutto, vediamo come funziona. Tutto collegato, allora più sotto chiave, negativo ovviamente alla massa, giriamo la chiave, quindi telecomando, guardiamo un po' sotto che passa, ok, sentite? Allora, apertura, sentite? Chiusura, ok, ci va un attimo perché è temporizzata, quindi in questo momento è chiusa, ok, quindi la apriamo ed ecco qua, sentite? Richiudo e voilà, riapro, provo a accelerare, quindi facciamo così, allora chiusura, vedete, apertura, proviamo a accelerare, sentite, senza con la valvola chiusa, ok? Apriamo la valvola ed eccolo qua, sentite? Sentite che bel rumore. Un po' una moto, Adesso vi faccio sentire con la valvola di nuovo chiusa, chiudiamo ed ecco, sentite la differenza? Non sente più niente. Riapriamo la valvola. Ok ragazzi, al prossimo tutorial da Credendario, ciao ciao ciao!